Bentornati! Come vedete oggi si cucina, solo che a differenza dei video precedenti, la ricetta di oggi è tratta da un manoscritto, probabilmente napoletano, risalente alla fine del XV secolo, quindi ci troviamo nell'Italia di fine 1400. Nonostante il nome, ravioli per l'appunto, non è presente la pasta, quindi l'involucro, che normalmente invece dovremmo trovare. E per i nostri palati questa ricetta va annoverata come dolce e non come primo piatto, questo è sicuro. L'ingrediente principale è rappresentato dalla provatura. Si tratta di una sorta di mozzarella che è possibile trovare ancora oggi in Italia. Solo che, per onestà, bisogna effettivamente dire che non sappiamo se la provatura del 1400 fosse proprio la stessa che vediamo oggi. Detto ciò, vediamo subito quali ingredienti ci servono per questa ricetta. 300 g di mozzarella o di provatura, un po' di farina, 2 albumi d'uovo e 20 g di burro, 30 g di zucchero, sale, mezzo cucchiaino di zenzero e mezzo cucchiaino di cannella. Per questi ingredienti la ricetta non ci dice le dosi, quindi scegliete voi in base ai vostri gusti. I passaggi sono molto semplici. La prima cosa da fare è quella di prendere il formaggio, tritarlo finemente e poi schiacciarlo in una terrina utilizzando una forchetta. In alternativa potete utilizzare un mixer o, se volete farlo come nella ricetta originale, dovete usare il mortaio. Bene, adesso aggiungiamo il burro, il mezzo cucchiaino di zenzero e metà della cannella che abbiamo preparato. Ora dobbiamo di nuovo ricominciare a premere il tutto. A questo punto dobbiamo aggiungere 2 pizzichi di sale, 2/3 dello zucchero che abbiamo preparato e di 2 albumi sbattuti. E ricominciamo a mescolare il tutto. La cannella e lo zucchero rimanenti dobbiamo metterli insieme, mescolarli, e li utilizzeremo alla fine come condimento di questi ravioli. Ora, il passaggio successivo consiste nel creare, così dice la ricetta, dei ravioli. Dobbiamo farli, sempre citando le parole del testo, lunghi e spessi come un dito, ma in realtà qui la forma potete deciderla voi in base ai vostri gusti. Dobbiamo fare delle palline con l'impasto e farle rotolare nella farina. Il mio consiglio è quello di fare in realtà delle palline piccole, in questo modo il risultato sarà sicuramente migliore. Fatto ciò dobbiamo mettere una pentola con l'acqua sul fuoco e quando l'acqua bolle immergiamo delicatamente i ravioli nell'acqua. Dobbiamo scolarli non appena vengono a galla, esattamente come si fa con gli gnocchi. Una volta scolati li lasciamo raffreddare un attimo, sono più buoni se sono un po' più tiepidi. L'ultima cosa da fare è quella di spolverare i ravioli con il composto a base di zucchero e cannella preparato in precedenza. Ed ecco qua il piatto ultimato. Non ci rimane che assaggiarlo. Buon appetito!